Salve e benvenuti su Psicologia nell'angolo, o bentornati se avete avuto la pazienza e la voglia di tornare sul canale dopo il video sull'intelligenza artificiale che le statistiche hanno dimostrato non avete gradito in modo particolare. Di cosa parliamo? Il titolo del video è leggermente, per così dire, censurato per aggirare i vincoli di YouTube, che in questo caso specifico sono un po' ridicoli, ma tant'è, perché parliamo di educazione sessuale o, per meglio dire, per come viene definita attualmente, educazione sentimentale o sessuo-affettiva, che è un termine ombrello che, diciamo, copre un po' tutto questo spettro di significati. Perché ne parliamo? Perché è un argomento che è finito al centro del dibattito pubblico e ha molto polarizzato sia l'opinione pubblica, o meglio, parti dell'opinione pubblica e parti della politica. Cerchiamo di fare un pochino di chiarezza su questo tema perché non è semplice come potrebbe sembrare. Molte voci, soprattutto sui giornali, hanno cercato di semplificare la materia in un modo estremo, di metterla come sempre, come un combattimento tra la luce, il progresso e l'oscurità, proprio l'oscurantismo, in questo caso l'oscurantismo della maggioranza di governo, nella fattispecie di un gruppo di parlamentari e poi di un ministro, che però è menzionato poco rispetto a quanto dovrebbe essere menzionato. Noi invece cerchiamo di partire dall'inizio, che è un passato estremamente recente, e arrivare al nostro presente, arrivare all'argomento di questo dibattito che è ancora in corso, perché l'iter parlamentare è ancora in corso. Di che iter parlamentare discutiamo? In particolare ci riferiamo a un emendamento della maggioranza che dovrebbe modificare uno dei commi di un disegno di legge invece proposto dal ministro dell'istruzione. Su questo canale, io l'ho ripetuto tante volte, lo ripeto ancora, non facciamo giurisprudenza e nemmeno commento politico in quel senso, però è fondamentale capire il contesto in cui ci muoviamo. Il contesto è questo. Il ministro Valditara, che è il ministro dell'istruzione, ha proposto il 25 maggio un disegno di legge. È un piccolo disegno di legge in cui ci sono solo 4 articoli, se non sbaglio. Di cosa parla? Parla di consenso informato delle famiglie in relazione alle attività extracurriculari della scuola. Cioè, che cosa voleva fare Valditara e cosa ha fatto in realtà? Voleva creare una legge per dire che in nessun caso è possibile per gli studenti di tutte le scuole d'Italia partecipare ad attività extracurriculari senza che alla famiglia o allo studente, se è maggiorenne, venga fornito un foglio in cui è scritto chi è il relatore dell'attività extracurriculare in questione, dove si svolge, quanto dura. Insomma, tutte le informazioni fondamentali. Valditara voleva obbligare le scuole a dire ai genitori che cosa fanno i figli quando non sono semplicemente a lezione con le materie standard. Questo naturalmente includeva anche eventuali lezioni e progetti extracurriculari di educazione sessuale e sentimentale con eventuali esperti esterni, anche se chiamati dentro i confini della scuola. Il disegno di legge, come è normale in una repubblica parlamentare, viene portato in Parlamento perché eventualmente i parlamentari e poi i senatori apportino delle modifiche, che è esattamente quello che succede. In questo caso l'emendamento che ha creato tutti questi problemi e ha creato tutta questa discussione pubblica non è un emendamento della minoranza per migliorare il testo o cambiare il testo, ma è un emendamento della maggioranza, cioè la stessa maggioranza di Valditara, nelle persone di un gruppo di parlamentari, hanno ritenuto che il testo fosse da modificare, da completare. Che cos'è questo completamento? Che è a firma di alcuni parlamentari dell'intera maggioranza, ma soprattutto della Lega. È un emendamento che dice che, anche se c'è il consenso di cui si discuteva della famiglia, non è in nessun caso possibile fare attività di natura educativa per quanto concerne la sfera sessuale e psicosessuale e sessuaffettiva, che dir si voglia, con bambini delle scuole elementari e ragazzini delle scuole medie. Cioè, in altre parole, è possibile cominciare a chiamare esperti esterni per parlare o portare i ragazzi in un altro posto per parlare di queste tematiche solo a partire dal secondo ciclo di istruzione, quindi dalle scuole superiori. Prima non importa se c'è il consenso della famiglia o non c'è, di educazione sessuale e sessuaffettiva al di fuori delle normali lezioni scritte nel programma all'inizio dell'anno e che devono sottostare alle linee guida nazionali, non si può. Non importa il consenso dei genitori, proprio non si può, è vietato. In generale, sia il disegno di legge originale di Valditara, sia questo emendamento vanno in una direzione abbastanza precisa dal punto di vista della volontà politica, ed è questa. La scuola deve insegnare nozioni, poi per quanto riguarda temi sensibili, ad esempio l'educazione sessuale, è la famiglia che se ne deve occupare. Fermo restando, però, questa è importante, ed è la prima sottolineatura che io voglio fare,
perché mi sembra che è una cosa che è stata volontariamente non considerata. Rimane che ci sono delle linee guida del 2012 che non sono state abrogate, sono state anzi confermate, che dicono che i bambini di quinta elementare, cioè quando finiscono la scuola elementare, devono comunque possedere delle conoscenze basilari sulla riproduzione umana dal punto di vista biologico, e che finite le scuole medie il ragazzino deve avere non soltanto la consapevolezza di come si fanno i bambini, ma deve anche avere contezza del cambiamento del proprio corpo, degli effetti che questo cambiamento ha su se stesso e sugli altri, e sul modo di base di relazionarsi agli altri una volta diventato fisicamente adulto. Perciò non è vero che l'educazione sessuale è stata cancellata dalla scuola. Semmai quello che è vero, ed è insindacabile, è che, visto che l'emendamento è passato e quindi il testo è stato modificato, se il testo verrà confermato in seconda lettura, non sarà più possibile per bambini e ragazzini fino ai 14 anni approfondire questi temi, eventualmente con esperti esterni. Quindi l'educazione sessuale di base la farà l'insegnante presumibilmente di scienze. Ora, in effetti, Valditara è un nostalgico, cioè è uno di quei conservatori europei che ha l'illusione, non lo so se ci crede davvero, se è uno strumento politico, comunque facciamo che ci crede davvero, è uno di quelli che ha questa fascinazione per la scuola degli anni 50, 60, io credo, qualcuno direbbe forse anche di un paio di decenni prima, comunque una scuola molto all'antica, basata proprio sul rigido passaggio di conoscenze e anche su una gerarchia fortissima, una serie di proibizioni tipo quella di non poter usare il telefono, che secondo lui, se riportate nel tempo presente, darebbero buoni risultati e cambierebbero la decadenza che lui percepisce, immagino sia di consapevolezza e conoscenze che sia di costumi, che evidentemente lui vede nei ragazzini contemporanei. E questa non è assolutamente una notizia, perché Valditara è questo, si è insediato da 3 anni, ed sono 3 anni che fa questo tipo di ragionamenti, emette questo tipo di normative, costringe le scuole a inserirsi in questo percorso. Non c'è niente di strano e non c'è niente di nuovo. Cosa c'è di nuovo? Di nuovo c'è la reazione dell'opinione pubblica, come ho detto, di una parte dell'opinione pubblica e della politica, in riferimento non tanto alla legge di Valditara, ma in riferimento a questo specifico emendamento. Perché ci sono tutte queste critiche? O meglio, di che natura sono queste critiche? Cosa contestano a questo emendamento e cosa contestano in generale a tutto l'impianto della legge e poi a tutto lo spirito che anima la maggioranza da questo punto di vista e il governo? Muovono una critica che dice sostanzialmente questo, che cancellare la possibilità per i ragazzini più giovani di accedere a queste lezioni aggiuntive, a questi contenuti aggiuntivi extracurriculari, non causerebbe soltanto una perdita, una diminuzione delle conoscenze di natura sociale, psicosociale e biologica su se stessi in relazione agli altri, sulla sessualità e sul significato della sessualità. No, le critiche non si limitano a dire questo, ma sostengono che questa impossibilità di accedere a queste lezioni aggiuntive potrebbe tradursi in un incremento, o meglio, in un mancato decremento di certi fenomeni anche criminali, direi soprattutto criminali, che hanno a che fare con la violenza di genere, con le molestie, con il mancato rispetto del prossimo. Chiaramente si intende con il mancato rispetto della donna, del suo spazio personale, della sua autonomia. In sostanza, queste critiche dicono che, visto il contesto in cui siamo in Italia, e ne parleremo ampiamente di questo contesto che viene dipinto, e del fatto se questo è un contesto realistico oppure è più che altro un contesto immaginato, abbiamo bisogno di cominciare a insegnare da piccolissimi ai bambini certe cose, e che per insegnare queste cose le ore curriculari, la normale educazione sessuale, quella basata su come si fanno i bambini, come non prendere le malattie, non basta. E che quindi questa scelta del governo sia una scelta consapevole per non ridurre certi crimini e certi comportamenti antisociali indesiderabili, ma anzi favorirli. È il contrario di quello che servirebbe fare. L'abbiamo detto in tutte le salse. La repressione non basta se non c'è un lavoro di prevenzione a partire dalle scuole. Pensate al tema della violenza di genere. Ora, come ho intenzione di strutturare questo video, visto che siamo alla fine dell'introduzione, lo strutturiamo in 2 parti. La prima parte è quella in cui io vi dico perché sono in realtà d'accordo con certe critiche mosse a questo emendamento e poi alla legge in generale, perché secondo me questa legge non è esente da difetti se si considera questo aspetto dell'educazione sessuale. La seconda parte, che come vi potete aspettare è molto più lunga, è una critica della critica, cioè espongo le ragioni per cui secondo me queste critiche sono strumentali, non sono particolarmente fondate e se per caso avessero effetto, non succederà perché la maggioranza è solidissima, ma se per caso avessero effetto, configurerebbero un'educazione sessuale, secondo me,
non particolarmente utile, ma anzi in certi contesti anche dannosa e pericolosa. Detto che comunque se anche l'opposizione diventasse governo e quindi il centro-sinistra italiano andasse al potere, io non sono assolutamente sicuro che riuscirebbero a fare quello che dicono, perché a parole sono dei campioni. Poi però non riescono neanche spesso e volentieri a far approvare le loro stesse leggi perché sono spaccatissimi all'interno. Comunque questa è fantapolitica. Finita l'introduzione, io come sempre vi ricordo che iscrivervi al canale è un grande aiuto per me e che mi spinge a creare contenuti nuovi, a prendere il ritmo, come d'altronde l'ho preso, e portarvi sempre temi un po' nuovi, nel senso futuristici e futuribili, e un pochino invece come oggi affondati nella fanga della realtà, in cui però dobbiamo affondare perché ci serve per vivere e capire meglio. Quindi, senza indugio, passiamo alla prima parte, ovvero perché io non sono d'accordo con lo spirito di questa legge e quindi ci sono delle critiche che secondo me si possono muovere e sono fondate. Come ho detto nell'introduzione, Valditara è uno che è convinto che le famiglie siano la fonte fondamentale per l'istruzione morale e la trasmissione di valori e regole ai bambini, specialmente ai bambini più piccoli. Cioè, la sua idea è, detto rudemente, è questa: tu vai a scuola per imparare la matematica, l'italiano e via dicendo. Per quanto riguarda come si vive, escludendo le regole fondamentali o meglio la comprensione che alla devianza corrisponde una punizione con cui lui è fissato, ma per capire cosa è giusto e sbagliato dal punto di vista morale, della bussola interna dell'individuo, quello è compito della famiglia. La scuola si deve fermare e lasciare spazio alla famiglia. È un pochino lo stesso ragionamento, in modo molto 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 meno libertario, che fanno gli americani quando dicono: no, io mio figlio lo tengo a casa, gli insegno io le materie fondamentali per fare l'esame alla fine dell'anno, perché a scuola ci sono delle figure che non mi piacciono. E quindi io esercito la mia potestà sul ragazzino e dimostro che posso trasmettergli delle conoscenze e lo faccio io. E poi alla fine dell'anno si vede l'esame. Quello che si chiama homeschooling, tra l'altro è una possibilità anche in Italia. Usata pochissimo, ma è una possibilità legale anche in Italia. Io non sono d'accordo con Valditara. O meglio, io e Valditara siamo d'accordo sul principio. Sull'applicabilità del principio siamo molto meno d'accordo. Perché? Perché le famiglie attuali, secondo me, non hanno quel livello di influenza e soprattutto non hanno il tempo e i mezzi per applicare, se l'avessero, quel livello di influenza sui bambini. Cosa intendo dire? Se uno lavora 8-9 ore al giorno, senza straordinari, e magari ha anche un ruolo di responsabilità, e sua moglie è la stessa cosa, e poi il bambino è esposto continuamente a una quantità di informazioni, un fiume di informazioni che non si può minimamente paragonare a quella anche solo di 20 o 25 anni fa. È chiaro che è una battaglia impari, perché per quanto il genitore sia autorevole e sappia in che modo comunicare con il figlio, deve fare una battaglia contro centinaia e centinaia di messaggi che arriveranno a questo bambino dalle fonti più disparate e arriveranno con un potere persuasivo notevolissimo. Detto in parole povere, quanto ci vorrà perché questo bambino, ragazzino, scopra, non dico l'esistenza perché ormai l'esistenza è quasi implicita, ma come accedere a siti per adulti, a siti non adatti alla sua età? Quanto tempo ci vorrà prima che su Instagram trovi qualcuno che gli spiega qual è il rapporto fra uomo e donna in senso sociale in un modo che non è detto che sia proprio il più corretto e scientifico possibile? Anche possibile che trovi me, per esempio. Quindi io sarei d'accordo con Valditara se le famiglie fossero nella disponibilità di tempo, mezzi e credibilità per poter trasmettere con sicurezza e senza intoppi, quanto è possibile, i loro valori, quelli che loro credono siano i valori fondamentali, che poi sono variabili, ma comunque ognuno trasmette i suoi. Visto che non è così, la scuola, secondo me, deve entrare in questa meccanica e deve in qualche modo compensare. E tra la scuola, l'insegnante e i genitori forse si può arrivare a dare un quadro realistico della situazione a questo ragazzino senza lasciarlo in balia dell'enorme smodata quantità di contenuti che può trovare liberamente. Poco importa se il telefono non lo può usare a scuola perché lo userà dopo. E anche se mi fa sembrare mio nonno, un vecchio, ci tengo a rimarcare il fatto che informarsi esclusivamente o quasi esclusivamente da fonti, ad esempio i siti per adulti, per quanto riguarda la sessualità umana, è una prospettiva veramente terribile, cioè si rischia di avere una visione tutta sballata del rapporto con le donne, se si è uomini, e viceversa, cambia poco, del modo in cui approcciarsi,
E questo è un problema serio, è un problema che io nella mia pratica clinica riscontro continuamente, ovvero mi capita di avere pazienti che hanno avuto famiglie in cui non si è riuscito a trasmettere anche il minimo di consapevolezza necessaria per iniziare la propria vita relazionale. Quindi figuriamoci i ragazzini ora più giovani che sono in un contesto ancora più difficile. Quindi no, io non sono d'accordo con il fatto che bisogna demandare totalmente alla famiglia, per niente, perché le famiglie non sono quelle che erano un tempo e come vi ho detto Valditara però vive o fa finta di vivere nell'illusione che le famiglie siano ancora quelle in cui è cresciuto lui, con il padre padrone. Ma dov'è il padre padrone? Non c'è il padre padrone. Quando c'è il padre è già un risultato. Secondo motivo per cui io non sono particolarmente d'accordo è legato al primo, però è ancora più semplice, ed è questo. Stiamo vivendo incredibilmente, ma forse non è così incredibile, una fase di incremento delle malattie a trasmissione sessuale. Le malattie venere a trasmissione sessuale si evitano fondamentalmente con la consapevolezza. Ora, voi, se siete iscritti a questo canale, giustamente mi direte, ma chi è che deve prendere queste malattie a trasmissione sessuale se abbiamo questa massa di uomini che in effetti è così, non hanno mai accesso a una parte, quindi dove la devono prendere? Le risposte sono molteplici, ma in linea di massima è vero, abbiamo un numero straordinario di persone giovani che non riescono a iniziare la loro vita sessuale, però è anche vero che abbiamo poche persone, per così chiamarli potremmo dire i Jeff Bezos della sessualità, che invece hanno una promiscuità veramente mai vista sulla Terra. E si sta notando che stanno tornando malattie a trasmissione sessuale anche molto vintage. Cioè, parliamo di gonorrea e sifilide. Secondo me avere degli esperti fin dall'età più tenera che arrivano a scuola e spiegano come evitare queste malattie e anche in modo, direi, crudo, per quanto è possibile, vista l'età del pubblico, spieghino quanto male fanno queste malattie, che non è vero che ci si cura da tutto perché siamo progrediti. Per non parlare di cose come l'HIV, che è ancora molto presente, non è mai sparito e anzi, in certi strati della società, che sono per l'appunto quelli più poveri, dove magari i genitori non hanno le consapevolezze per trasmettere la paura e la difesa da queste malattie ai figli, ancora una volta, in quegli ambiti la scuola può essere preziosa, anche chiamando degli esterni, anche chiamando dei dottori o degli educatori specializzati in queste materie. Questa è una cosa importantissima, che secondo me non bisognerebbe scartare, anzi bisognerebbe incentivarla. Certo, chi viene a scuola deve essere un esperto che viene a spiegare una materia di cui ha grande consapevolezza, si spera, ma ci limitiamo a questo. Terzo punto, io vedo da parte, soprattutto non tanto del ministro, che vive un po' un mondo a sé stante, ma invece di quelli che hanno scritto l'emendamento, di cui uno si chiama Rossano Sasso, una certa paranoia, e questa paranoia mi sembra che abbia delle radici che sono presto spiegate. Cioè, queste persone che hanno voluto scrivere questo emendamento o davvero credono questo o fanno finta per ragioni elettorali e per ragioni di propaganda di credere che il sistema scolastico e sociale italiano sia tipo quello americano. Cioè, queste persone hanno paura che se non si facesse questo emendamento, un domani la preside della scuola X chiamerebbe la drag queen a parlare ai bambini e dire che la sessualità è uno spettro e quindi tutti possiamo essere fluidi, eccetera, eccetera. Queste ovviamente sono assolute paranoie. Se mi posso permettere un esempio, se dovete pensare alla dirigente scolastica tipo, non vi immaginate Alexandria Ocasio-Cortez, immaginatevi Rosy Bindi. C'è un'anima cattolica molto conformista, tantissimo conformista in Italia, che attraversa, direi in modo inestinguibile, anche la sinistra. Quindi preoccuparsi e cominciare a parlare del gender, degli attivisti di un certo tipo, della corruzione dei bambini, qualcuno pensi ai bambini, mi sembra o strumentale o francamente paranoico. Ciò detto, non voglio passare io per uno che riduce tutto al niente. Effettivamente il rischio di propaganda attraverso l'educazione sessuale c'è e come. Non è la propaganda che abbiamo appena descritto all'americana, ma è un tipo di propaganda molto più semplice, ma anche molto più efficace e soprattutto più utile per una certa parte politica. Ultimo motivo per cui io non sono molto d'accordo con l'emendamento e con la legge nel suo insieme. Il motivo è questo: chiunque lavori a scuola, io ci ho lavorato brevemente, ma diciamo mi è bastato,
ma anche chi non ci lavora, ma ci passa, chi ha bambini piccoli e li porta a scuola personalmente o anche solo guarda le statistiche, sa che ormai in classe ci sono moltissimi bambini di seconda generazione. O anche non di seconda generazione, sono figli di persone che sono arrivate abbastanza recentemente in Italia, magari non parlano ancora la lingua, né tantomeno si sono integrate, ammesso che sia possibile l'integrazione, nel nostro tessuto sociale. La scuola è veramente, forse la scuola pubblica è veramente l'ultima e l'unica occasione di, se è possibile, di vera integrazione in un tessuto sociale. Uno degli elementi di integrazione è l'accettazione del nostro modo di vivere. Poi che noi non siamo neanche d'accordo fra noi stessi su qual è il modo giusto di vivere, soprattutto su argomenti divisivi come la sessualità, è un altro discorso. Però diciamo, in linea di massima tutti noi siamo d'accordo su alcuni principi e su alcune regole del vivere collettivo. Insegnare queste regole dal punto di vista sociale e psicosociale è, secondo me, fondamentale per provare a integrare questi nuovi nel tessuto sociale italiano, che già ha i suoi problemi, già siamo pieni di buchi. Se non lo facciamo, e quindi come vuole Valditara, ognuno torna a casa e la famiglia dice al ragazzino quello che crede sia giusto, o che magari è giusto nel posto da cui provengono, dove giusto si intende normale, adeguato, ma magari non lo è in Italia, corriamo il fortissimo rischio di avere un domani delle società parallele tipo in Francia, tipo in Germania, tipo in Svezia. Ovviamente questo non preoccupa più di tanto i conservatori italiani, perché sono miopi come dei cavalli con i paraocchi, ma è un pericolo concreto che si potrebbe forse mitigare proprio dando una forma di educazione psicosessuale approfondita ai bambini. Ora, passiamo invece alle mie critiche a chi critica. Da moltissime parti, una di queste parti, e ne discuteremo verso la fine, è l'ordine degli psicologi, non l'ordine nella sua interezza, ma 9 subenti ordini regionali degli psicologi, tra cui il mio della Sicilia, e poi tantissimi opinionisti sui giornali e ovviamente l'altra parte politica, cioè l'opposizione, non si sono soffermati a critiche tipo quelle che ho appena mosso io, ma hanno allargato moltissimo il campo, dicendo, come dicevo in apertura, fondamentalmente questo, che privare i bambini piccoli di lezioni extra, di approfondimenti su questi temi, non è tanto che li penalizza un domani come cittadini perché sono più inconsapevoli, perché si ammalano, perché non sanno come interagire con una cultura che non conoscono. No. Il problema è che questi un domani, e quando dico questi non sto usando il maschile sovraesteso, sto usando il maschile e basta, questi un domani diventeranno i aggressori, i discriminatori, i molestatori, i catcollatori in giro per le nostre città. Ed eventualmente, spero di trovare una vignetta che spiegava questa progressione, ed eventualmente un numero ristretto, ma comunque non risibile di questi, diventerà anche un omicida, o per meglio dire un femminicida, e che per converso queste bambine private delle lezioni extra diventeranno tutte delle vittime, cioè delle persone incapaci di capire il male che gli viene fatto, che lo fraintendono magari per amore, e diventare effettivamente delle vittime in senso di cronaca nera. Io al momento non intendo contestare questa visione della nostra condizione attuale, la contesterò alla fine, però per il momento prendiamola per buona. Accettiamo che quello che è stato detto è vero, cioè che privare i bambini dell'educazione sessuale approfondita creerebbe questo genere di comportamenti, e cerchiamo di capire eventualmente come si può strutturare un'educazione sessuale che cerchi di ovviare a questo problema. Quindi, in parole più semplici, il nostro obiettivo, se entriamo in quest'ottica per quanto riguarda l'educazione sessuale, sentimentale e affettiva, non è più insegnare cos'è una gravidanza, come si produce una gravidanza, come evitare le malattie, come essere dei cittadini da questo punto di vista adeguati. No. Il nostro obiettivo diventa un rimodellamento del pensiero che poi conduce a un rimodellamento della società. Quindi dobbiamo creare praticamente una nuova pedagogia. Tra l'altro, chi sostiene questa posizione dice che questo è assolutamente necessario perché la società italiana è permeata di sessismo. Sessismo che si esprime in tantissime forme, da, come ho detto, quelle più banali, cioè fischiare alle ragazze per strada e pensare di cavarsela impuniti, fino a quelle più gravi che sono azioni come togliere la vita per motivi di gelosia. Se vogliamo ristrutturare la società in questo modo, noi dobbiamo subito fare un'operazione. Siccome sappiamo, e questo è un dato statistico che mi pare incontrovertibile,
e mi pare incontrovertibile per tutti quanti, che la stragrande maggioranza dei crimini di questo genere e delle azioni, magari non denunciate, ma comunque presenti nella società, che danneggiano la società, è condotto da uomini contro le donne, è chiaro che noi avremo un'educazione sessuale che è spaccata in due. Cioè, metà della classe fa un percorso, l'altra metà fa un altro percorso. Poi, se li vogliamo anche fare uniti, nel senso che non li separiamo fisicamente, lo possiamo anche fare. Però il messaggio che arriva, anche se la fonte del messaggio è la stessa, il messaggio che arriva è duplice. Cioè, ai maschi si devono insegnare alcuni principi, alle femmine si devono insegnare altri principi, perché poi il loro ruolo nella società sarà molto diverso e anche i loro rischi potenziali. Cosa si deve insegnare quindi a questi maschi? Alcuni principi. Il principio fondamentale, cardine di tutta questa eventuale educazione sessuale affettiva rivista e corretta per i problemi del presente, è che questi bambini, che poi diventeranno uomini, devono intendere che non possiedono niente, che ogni rapporto che loro hanno e avranno nella loro esistenza, compreso il rapporto matrimoniale, è un rapporto di natura del tutto transitoria, che può essere interrotto in qualsiasi momento, senza fornire spiegazioni particolari, dall'altra parte. Certo, può essere interrotto anche da loro, e in quel caso tutti contenti. Soprattutto giudice e avvocato dell'altra parte se sono sposati. Ma se è l'altra parte che lo interrompe, se è la loro partner che lo interrompe, questi bambini devono interiorizzare quanto prima il concetto che, visto che non possedevano l'altra persona, visto che il loro era un contratto di sottoscrizione a tempo che non era espresso ma evidentemente era presente, devono semplicemente accettare e ritirarsi, senza far polemiche e senza particolari colpi di testa. Perché colpi di testa che poi sappiamo a che cosa possono eventualmente condurre. E quindi devono imparare la temperanza. Perché devono imparare la temperanza? Perché il messaggio sotteso a tutto questo è che gli uomini, non è chiaro se per natura biologica, questo non lo ammettono, questa parte non lo ammetterà mai, che la natura biologica può avere un ruolo, perché gli farebbe collassare un'altra parte del discorso. Quindi per retaggio culturale millenario, antichissimo, che di fatto però si comporta come una natura biologica perché influenza tutti, gli uomini sono delle bestie. Cioè io, che vi sto parlando, di base sono un animale, e quindi il mio percorso di natura sessuo-affettiva deve essere controllare questi istinti deteriori, qualcuno direbbe patriarcali, che eventualmente possono condurre, come ho detto, alla piramide della molestia, che poi arriva fino ai livelli più estremi. Perciò questi bambini andrebbero educati alla De Amicis, cioè come i piccoli gentiluomini di cuore. Il problema è uno, però, che andrebbero educati così, che sarebbe straordinario tra l'altro, perché sarebbe un'educazione di grande valore, e torniamo magari agli argomenti dei video precedenti, si potrebbero evitare tante forme orrende e comportamenti orrendi. Il problema è che il messaggio sotteso, ancora una volta, è che non è che comportandosi poi così, interiorizzando questo rispetto, questa cavalleria, perché poi è cavalleria, questa capacità di distaccarsi dai propri affetti con un certo stoicismo, si ottiene un qualcosa di valore. No, semplicemente riuscire ad arrivare a questo risultato di autocontrollo e gestione del proprio istinto, e anche accettazione di cose dolorose, quindi ripeto, stoicismo, non la usano questa parola perché non gli piace, ma stoicismo è semplicemente arrivare al livello zero. Cioè, noi partiamo da sottoterra, noi partiamo dal livello canesco, e se facciamo questo arriviamo a zero. Non è che ci meritiamo niente, non è che questi bambini si meritano niente se fanno quello che gli viene detto. Questo è il livello minimo per vivere nella società, che invece è un livello altissimo. E alle bambine invece che cosa si insegna? E si insegna l'opposto, si insegna a non essere vittimizzate, o meglio, si insegna a capire immediatamente quando si è vittime per evitare l'ipotetica escalation. Quindi alle bambine si insegna che al primo gesto inconsulto, al primo gesto che loro percepiscono come inconsulto, devono immediatamente rivolgersi all'autorità, interrompere il rapporto di qualsiasi natura sia, per così eventualmente salvarsi da un triste destino. E quindi siamo di fronte a due messaggi che sono non sbilanciati, sono sbilanciatissimi. Come ho ripetuto tante volte, questo è poi di fatto un'ennesima rappresentazione della differenza che esisterebbe già alle scuole elementari, già a 7-8 anni, che poi si ripercuoterebbe, come d'altronde fa anche senza l'aiuto della scuola, per tutta la vita adulta. Cioè, il ruolo dei maschi è un ruolo di ristrutturazione attiva del proprio sé, che magari in alcuni casi sarebbe difficilissima, perché un ragazzino che viene da un contesto
magari degradato, in cui la violenza virile è vista davvero come l'unico valore, dovrebbe fare un lavoro immenso su se stesso, non mi piace molto questa parola, però è di questo, di decostruzione. Le ragazze che cosa dovrebbero fare? Il messaggio implicito è che loro vanno già bene, non devono fare niente. Devono solo stare attenti, devono imparare a non lasciarsi trasportare troppo dai sentimenti, essere più razionali. Praticamente si insegna alle ragazze a vivere come le lepri, cioè evitare le trappole, evitare i predatori e cavarsela. È molto, molto, molto sbilanciato. Tra l'altro non solo è sbilanciato dal punto di vista didattico, ma è anche sbilanciato dal punto di vista politico. Come dicevo, il nostro amico Rossano Sasso dice di avere paura del gender, delle drag queen, non lo so che immagini ha in mente, io credo che abbia queste immagini in mente. Ma invece la vera paura che uno dovrebbe avere, se uno vuole avere una paura dal punto di vista ideologico, è di altri attivisti che hanno un interesse specifico. Non portare delle artiste particolari a scuola, ma trasmettere un'idea. E l'idea è questa, che dentro quella classe non ci sono 25 bambini, 25 è ottimistico, non ci sono 30 bambini, di cui 15 sono maschi e 15 sono femmine, e sono diversi, ma questa diversità poi va a comporre il funzionamento della società. No, in questa classe ci sono 15 potenziali aggressori e 15 potenziali vittime. Che questa potenziale aggressività e potenziale vittimizzazione può essere spenta dall'intervento degli adulti, ma comunque è presente in potenza. E quindi creare un clima di grande sospetto dell'uno verso l'altro, dell'uno verso l'altra, ma anche dell'uno verso se stesso. Perché un bambino che si sente ripetere questi concetti, che poi vedremo anche con che tipo di statistiche gli vengono spiegati questi concetti e che statistiche spesso sballate vengono utilizzate per dare forza ai propri concetti, comincia a pensare di essere potenzialmente davvero un animale contenuto, un animale che deve essere tenuto in gabbia, deve essere limitato dalle forze superiori per non cominciare a commettere nefandezze. E questo che cosa crea? Questo, e l'ho ripetuto tante volte sul canale, questo livello di vergogna e questo livello di sospetto determina la crescita di cittadini, stiamo parlando di piccoli cittadini che poi diventeranno però elettori, completamente incerti su se stessi e sugli altri, che vivono un po' come viene, che non hanno un orizzonte preciso, perché vivono nel disgusto di se stessi e, lasciatemelo dire, anche di se stesse, perché alle bambine si insegna che sono fondamentalmente delle creature deboli, sono delle prede. E quindi una persona che non ha fiducia in se stessa e che teme gli altri è di una manipolabilità estrema. E non è complottismo, è un dato di fatto. Molto del modo in cui le persone votano e crescono e le cose in cui credono vengono modellate in un'età molto giovane. E la famiglia certo ha il ruolo dominante, ma ci sono molte altre agenzie di socializzazione importanti, specialmente, come dicevo, in una fase in cui la famiglia è indebolita. Dal punto di vista ideologico non ne parliamo di quanto è indebolita la famiglia. Ora, prima di passare al discorso sulla veridicità di questa impostazione teorica, sulla mia opinione naturalmente sulla veridicità di questa impostazione teorica e quindi eventualmente sulla fondatezza, perché se questa impostazione fosse suffragata da fatti, comunque a prescindere dall'opinione personale mia e degli altri, si potrebbe considerare quantomeno di provare. Voglio però farvi notare una cosa, vorrei, visto che sono stato piuttosto severo, anche un po' irridente, cercare di spiegare, secondo me, perché la destra al governo è così paranoica, sente questo bisogno di blindarsi, di mettere dei limiti a quello che possono fare i presidi, a quello che possono fare le zone che non controlla. La risposta è proprio questa, che non le controlla. Perché la destra al governo, i conservatori al governo dell'Italia sono saldissimi dal punto di vista politico. Alle prossime elezioni, fra 2 anni, perché andremo a votare fra 2 anni, impossibile che il governo cada, vinceranno di nuovo. E governano non solo il Parlamento, quindi danno l'indirizzo politico della nazione, ma governano anche tantissime regioni e tantissime città. Quindi dal punto di vista politico i conservatori non sono mai stati meglio. Però invece dal punto di vista della battaglia culturale la destra al governo è lontanissima dal vincerla. Le sue istanze fondamentali, pure quelle più banali, Dio, patria, famiglia, non sono minimamente recepite ai livelli che contano della società. La stampa è in grossa parte contraria, soprattutto la stampa più moderna. Quando dico stampa, noi pensiamo ai giornali che sono stampati, ma in realtà
ormai quello non è tanto rilevante. C'è un'opinione pubblica rumorosissima che dà contro al governo, che può organizzare manifestazioni gigantesche. Non parliamo dell'ambito della cultura inteso come in senso classico, quindi cinema, teatro, letteratura, eccetera, che è tutto contro al governo, comunque in gran parte contro, anche perché, questo mi dispiace dirlo, non si riesce a trovare un ministro della cultura che non faccia ridere. Cioè, io non posso credere che il presidente, chiamatelo come vuole, non riesce a trovare uno che non sia un clown da mettere al ministro della cultura. Mi viene da pensare che forse lei stessa ha quella visione della cultura, ma invece no, perché la cultura è importantissima e vincere la battaglia culturale è fondamentale, perché se no poi ci dobbiamo trovare con Rossano Saso che, preso dal terrore, deve scrivere un emendamento per cercare di limitare quello che altri possono fare, ma gli altri lo faranno, anche se l'emendamento viene approvato e la legge viene approvata così com'è, verrà scavalcato. E mi dispiace tanto, e questa è una cosa che voglio aggiungere, che questo aspetto della battaglia culturale, che in America è fortissimo e nel Regno Unito, per esempio, è fortissimo anche in Germania, in Italia non ci sia. In Italia una parte politica si adagia sul fatto che ha vinto le elezioni e governa, e basta, e dà l'indirizzo economico soprattutto al paese. E quello è sufficiente per dire che lo controlla. Invece no, non lo controlli così il paese, non è così semplice. A proposito di controllare il paese, ma come sta questo paese? Perché poc'anzi l'abbiamo descritto come un paese in cui il sessismo, sia nelle manifestazioni quelle più banali, meno dannose, anche se questa è un'opinione che non tutti condividerebbero, è imperante. E soprattutto l'aspetto su cui molte persone premono, facendo anche riferimento ai casi di cronaca, è quello dei crimini più gravi, soprattutto del femminicidio. Proprio ieri c'è stato l'ennesimo brutale femminicidio, quello di Pamela Genini, 29 anni, a Milano, uccisa a coltellate sul balcone dall'uomo con cui aveva una relazione davanti ai vicini e con gli agenti che stavano arrivando in casa. La politica deve fare molto di più per contrastare la violenza di genere. E quindi l'Italia come è messa dal punto di vista del femminicidio? La risposta è che l'Italia è sotto la media per quanto riguarda femminicidi su 100.000 abitanti rispetto agli altri grandi paesi dell'Unione Europea. Noi siamo in linea con la Spagna, molto sotto dal punto di vista numerico, perché pochi decimali cambiano tantissimo, alla Francia, molto sotto alla Germania e molto sotto al Regno Unito, che non è Unione Europea, però è un paese culturalmente europeo. È interessante che Germania, Francia e Regno Unito siano tre paesi che hanno l'educazione sessuo-affettiva con quell'indirizzo, grosso modo, che ho appena descritto, obbligatoria a scuola. Cioè i bambini britannici, tedeschi e francesi sono esposti a questo tipo di contenuti, questa idea che le molestie siano una scala che poi conduce a crimini violenti, e che i maschi siano da educare per evitare questi fenomeni, e sono esposti a questo tipo di contenuti, a questo tipo di lezioni da tanto tempo. Eppure, nonostante questo, nonostante il fatto che siano obbligatori e che da certi punti di vista potrebbero essere considerati molto più avanzati dell'Italia, il numero di femminicidi per 100.000 donne è più alto del nostro. L'Italia è un paese in cui in generale si commettono pochi omicidi, pochissimi omicidi, e sono costantemente in calo. Nel 2024, se non sbaglio, io non sono bravissimo con le statistiche, comunque metterò queste statistiche nell'info box, ci sono stati solo, si fa per dire solo, comunque ci sono stati 329 omicidi, contando tutto, uomini, donne e via dicendo. Quindi l'Italia è un paese che dal punto di vista dei reati più gravi è molto sicuro. Dal punto di vista dei reati minori, cioè delle molestie che non sono così, che non fanno notizia, ecco, è difficile da dire. Però ci sono alcuni dati che confermano che per quanto riguarda i paesi dell'OECD, l'Italia è sotto la media. Cioè gli italiani commettono apparentemente anche meno reati, o almeno ci sono meno reati denunciati, che hanno a che fare con le molestie sessuali, con quello che gli anglosassoni chiamano harassment in generale. E quindi dov'è questa emergenza nel paese? L'emergenza nel paese c'è, nel senso che ci sono delle donne che vengono uccise per motivi cosiddetti passionali, quasi sempre dall'ex, ma ci sono delle variazioni. Sono degli eventi tragici? Assolutamente, sono degli eventi molto tragici che infatti scuotono l'opinione pubblica, se ne parla per tanto tempo e lasciano comunque un segno, in alcuni casi un segno molto tangibile. Per esempio quello che è successo 2 anni fa a Giulia Cecchettin ha lasciato un segno nella società, ma lasciano un segno proprio per via della loro straordinarietà. Sono molto rari e peraltro, e questa è un'opinione che è condivisa da tante persone, c'è un limite preciso
a quello che noi possiamo fare per diminuire l'incidenza di questi crimini. In altre parole, che sia l'educazione sessuo-affettiva, che sia qualunque altra forma di intervento, un aumento dei controlli, un aumento delle leggi. In Italia ci sono moltissime leggi che in teoria dovrebbero prevenire i femminicidi. Un inasprimento delle misure di custodia cautelare o di restrizione della mobilità a potenziali aggressori, quindi in un certo senso anche andare a violare il principio di innocenza della persona per evitare che possa commettere questi crimini. Ecco, tutti questi interventi possono sicuramente abbassare l'incidenza statistica, ma è del tutto impossibile portare il numero di questo tipo di crimini a zero. Neanche se avessimo lo Psycho-Pass potremmo portare il numero di questi crimini a zero. Non si può. E quindi perché si discute di questi temi? Questo non lo sa nessuno con assoluta certezza. Io vi dico la mia opinione dal punto di vista psicosociale. La mia opinione è questa. Noi in Italia abbiamo dei problemi gravissimi, gravissimi, che hanno molto a che fare anche con la dimensione criminale. Nel senso, io ho appena descritto un paese in cui effettivamente gli omicidi sono rari e i crimini violenti in generale sono abbastanza rari, ma ci sono alcuni aspetti invece della vita criminale collettiva che stanno aumentando velocemente. Ma a parte la vita criminale, noi abbiamo un problema, e sarà argomento per un prossimo video, ve lo anticipo già, noi abbiamo un problema di denatalità incredibile, che dovrebbe essere al centro di tutti i nostri discorsi. Cioè, noi stiamo rischiando l'estinzione come paese e come cultura e come continente, perché non facciamo più figli. E questo è un problema davvero pressante. Un altro problema pressante, l'origine del mio canale, c'è una solitudine maschile principalmente, ma non solo, che è impressionante e potrebbe condurre, per esempio, a un'epidemia di gesti estremi un domani, o se non un'epidemia, l'ho detto in modo molto pomposo, comunque è un incremento sensibile di gesti estremi. Il fatto è che però questi sono problemi difficilissimi da affrontare, perché si dovrebbe andare a scavare nei livelli più profondi dell'inconscio collettivo, per dirla così, e cercare di andare a fare degli interventi che sarebbero pesantissimi per la società, perché si dovrebbero andare a modificare certe cognizioni che sono alla base del nostro vivere. E questo non lo si vuole fare. Non si vuole accettare l'esistenza di questo problema e quindi ci si concentra su un aspetto che è tragico. Io sono il primo a dirlo, ok? È tragico. Non dovrebbero morire così delle donne, soprattutto delle donne giovani. Ma è marginale dal punto di vista dell'impatto che ha sulla collettività. Ha un impatto emotivo fortissimo, ma dal punto di vista statistico non ha un grande impatto per niente. Certo non ha lo stesso impatto del fatto che non ci riproduciamo più. Penso di aver espresso la mia opinione in merito in modo abbastanza esplicito e abbastanza approfondito. Per chiarezza però sintetizzo. Le critiche che sono state mosse, come ho detto in apertura, a questo emendamento puntano tutte in quella direzione. Non sono critiche all'emendamento in sé per sé, sono critiche a un presunto desiderio di spegnere nei bambini la capacità di diventare migliori. E se questa è la critica, ed è questa la critica, perché si è parlato addirittura di maggioranza oscurantista e via dicendo, la mia posizione è quella che ho appena espresso. Una cosa che mi ha colpito però è il comunicato congiunto di questi 9 ordini regionali di psicologi che hanno chiesto un'audizione al Parlamento per discutere di questo emendamento. Gli ordini nel loro insieme dicono questo. Io non ho voglia di leggervi il comunicato parola per parola, comunque ve lo linko anche questo. Oggi dovrò fare un gran lavoro di link. Il senso è questo. In parte riprende quello che hanno detto anche le parti politiche, ma aggiunge un elemento che, secondo questi presidenti di 9 ordini, non permettere ai ragazzi così giovani e ai bambini di avere queste lezioni aggiuntive di educazione sessuo-affettiva sarebbe negativo dal punto di vista dell'incremento del bullismo. Cioè loro dicono che il bullismo si può contenere dando lezioni aggiuntive di educazione sessuo-affettiva. Ora, io non ho molto da commentare al riguardo, a parte che è una totale assurdità secondo me, perché i bulli per loro definizione si fanno beffe dell'autorità e soprattutto si fanno beffe delle regole scritte, se no non sarebbero bulli, se no sarebbero cittadini rispettosi delle regole. Pensare che chiamare un esperto esterno, perché stiamo parlando sempre di questo, non il loro insegnante che magari un po' di autorità ce l'ha, ma chiamare un esperto esterno che gli spiega delle tematiche di natura sessuo-affettiva e magari fa un approfondimento sul significato culturale della molestia sessuale
e come danno per la società nel suo insieme, che è una cosa interessantissima, ma che effetto può avere su un gruppo di bulli delle scuole medie? Cioè, chiunque ha a che fare con i bulli, o da professionista o da ex vittima dei bulli, o da entrambe le cose, sa bene che questo non sarebbe altro che materiale per il bullo, non sarebbe altro che una dimostrazione di come la scuola è debole e di come gli strumenti che la scuola usa per cercare di sistemare la situazione sono dal suo punto di vista una dimostrazione ennesima che può fare quello che vuole. Quindi se si dice tutto quello che si è detto prima, io posso anche capirlo da una prospettiva ideologica che non è la mia. Anche perché il comunicato dell'ordine, poi tolta questa parte, è molto equilibrato. Dice, e io in questo sono molto d'accordo e lo dirò nella conclusione, che avere questi approfondimenti può davvero fare bene al cittadino. E io non lo nego minimamente se gli approfondimenti sono come quelli che ho detto nella prima parte. Ma pensare che queste cose possano migliorare il bullismo, cioè che un bullo ascolti questa lezione o magari questo video, o magari questo film e dentro di sé senta una spinta al correggere i propri errori, al cambiare il proprio modo di vivere. È molto romantico, sarebbe bellissimo, però non è particolarmente realistico. Quindi, per sintetizzare il tutto, io non sono d'accordo col ministro Valditara e con la sua legge, perché penso che avere degli approfondimenti obbligatori, extracurriculari, magari però fatti nelle stesse ore, quindi non tanto extracurriculari, ma in sostituzione di certe ore di scuola, dentro la scuola, con degli esperti esterni, potrebbe essere un grande beneficio per gli studenti. Quindi non sono d'accordo con questa idea che la famiglia è quella che deve dominare su questo aspetto dell'istruzione, detto però che invece sono d'accordissimo con il fatto che la scuola dovrebbe fornire alle famiglie un piano chiaro di cosa saranno queste lezioni aggiuntive, e a quel punto dovrebbe prendersi davvero la responsabilità di chiamare gente attendibile, di chiamare gente non divisiva e che non ha un'agenda politica, ma ha un desiderio di far vivere meglio questi ragazzini. Però deve essere questo. E quindi io la capisco un po' la paranoia e il desiderio di bloccare tutto che è venuto alla maggioranza di governo. Perché davvero, viste le reazioni dell'altra parte, viene forte il sospetto che se gli si lasciasse campo libero, senza regole, ci sarebbe una specie di indottrinamento all'autocolpevolezza dei bambini. Un altro aspetto in cui io credo, probabilmente io, il ministro, l'onorevole Sasso e anche la prima sottoscrittrice dell'emendamento non credo concorderemmo particolarmente, è che invece un argomento su cui ci si dovrebbe soffermare dal punto di vista psicosociale è il fatto di cercare di trasmettere a questi bambini il rispetto di tutti gli orientamenti sessuali. Nel senso che in certi livelli della società, quelli che ultimamente nella mia città, ma anche altrove, stanno ricevendo molte attenzioni, c'è un disprezzo e un linguaggio veramente, ora lo devo dire, veramente sessista e veramente disgustoso di un livello bassissimo, che ha molto a che fare con un'ipervirilizzazione, una visione ipervirilizzata del maschio che è molto svilente, quindi nei confronti di tutti gli altri maschi che non sono così. Questa è una cosa detestabile, su cui veramente si potrebbe intervenire in tanti modi. E io non credo però che queste persone che ho menzionato sarebbero d'accordo con me. Partendo da questo, quindi io in conclusione, veramente conclusione, stavolta ho davvero finito, penso di avere scontentato un po' tutti con questo video e con le mie posizioni, che però in realtà è quello che io volevo fare, perché non mi andava di essere simpatico. È un argomento delicato ed è un argomento che è, secondo me, come ho detto, una piccola parte, neanche tanto piccola poi, di una grande battaglia culturale che una parte si sta impegnando a fare, l'altra parte invece sta rinunciando a farla, si sta sottraendo completamente, e il cui risultato è molto incerto. E io oggi, con questo disallineamento a entrambe le parti e con questa incertezza, vi saluto. Io spero di rivedervi al prossimo video e nel frattempo, come sempre, state in salute.